Citazione: quando uomini e montagna si incontrano, grandi cose accadono. Ciao, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento veramente due persone spettacolari. Uno lo conoscete sicuramente, è Federico. Ciao ragazzi, state bene? E il suo compare Marco. Sono Marco, ciao. Oggi sono nelle loro mani, perché io non ho guardato l'itinerario. Mi portate dove oggi? Oggi andiamo sulla cima di Grem, che supera di pochi 2000 metri. Nel gruppo delle Orobie. Esatto, è una delle montagne delle Orobie, che sono montagne molto belle che consigliamo a tantissimi di frequentare. Sono veramente piacevoli. Tra l'altro siamo sul colle di Zambra. E il bello della diretta, il pullman di linea arriva al momento giusto. Te sei già stato su questa cima? Sì, che c'erano le nuvole, non ci facevano vedere niente e oggi sembra un duplicato di quella bellissima giornata. Ci riproviamo. Ci riproviamo. Dai. Mai mollare. Via. Dai, partiamo. Allora, si sta salendo. Tra l'altro Federico mi ha prestato questo zaino monospalla, perché io sono stato operato, mi hanno levato un neo e ho dei punti sulla spalla sinistra. Mi hanno detto di non scalare, ma ovviamente si sta camminando, quindi siamo un po' della vecchia scuola, giusto Federico? Assolutamente. Siamo vecchi anche noi. Esatto. Vecchia scuola, vecchi escursionisti. Mi vogliono prendere il posto, il nonno sono io. No, non siamo noi. Ci sta facendo vedere Federico e Marco la bellezza. Quello è il Monte Alben, con tutte le sue creste frastagliate, inconfondibile. C'è una bellissima via per arrivare sulla vetta, sulla croce di vetta, molto bella, con qualche piccola roccettina da fare, ma niente di estremo, solo molta attenzione, molta preparazione, abitudine ad andare in montagna. Ed è una montagna bella, con una visione dall'alto nelle giornate limpide spettacolare. Tra l'altro Marco, quando sono arrivato e ho visto tutta questa cresta frastagliata, sono rimasto veramente affascinato, non pensavo. Sì, Attira. già dalla strada quando arrivi la vedi con la sua imponenza. Tutte quelle creste, guarda, tutte quelle piccole creste, è spettacolare. Il sentiero per la salita parte dove abbiamo preso il caffè prima, tenendolo a destra da quel locale, si segue un sentiero che costeggia in parte questa valle qui, poi sale là in mezzo, là c'è una selletta, giù da quella selletta c'è un bivacco, si prosegue a sinistra e si arriva sulla vetta, sulla croce di vetta, molto bello. E volendo si può salire invece anche facendo una ferrata, Sì, non una molto piccola lunga, ferrata. che conduce sempre poi a quella selletta e poi dalla selletta si fa la cresta. La cresta, esatto, molto bello. Una bella montagna, veramente bella. Una buona occasione per incontrarsi qua. Sì, un'ottima occasione. Ritorno. Siamo usciti dal bosco e finalmente si apre questa bellissima veduta. Caro Federico, che dici? Questo tempo non è il massimo, però almeno si vede. Quando ci sei stato te. Esatto, speriamo che duri così e soprattutto non siamo sotto il sole, che non è male, visto il caldo che sta facendo. Oggi fra l'altro è prevista una giornata di grande caldo in Italia. Federico lo conoscete sicuramente perché commenta tantissimo. Grazie. Logorroico. No. E fra l'altro è una persona che praticamente è un esempio vivente di per quanto riguarda
le relazioni, perché te praticamente dal 2004, se non sbaglio, conservi Sì, relazioni. tutte le relazioni del CAI, sia quella a cui ho partecipato sia quella a cui non ho partecipato, ma che mi sono arrivate di solito da lui, che è iscritto da quegli anni al CAI, e le conserviamo, così magari ogni tanto ci viene voglia di fare qualche gita di quelle proposte a suo tempo dal CAI, andiamo e le facciamo, così come anche altre relazioni sviluppate da noi autonomamente su sentieri proposti da amici o Quindi col Cornizzolo ad esempio. parliamo di migliaia di relazioni. Migliaia Perché no, se ma si- qualche centinaio sì, sì, qualche certo. centinaio sì. dal 2004, magari 4 uscite a settimana, no, Al mese, al 4 mese, al ok. mese mediamente, con qualche interruzione, sì, qualche centinaio di relazioni, sì. Quindi se avete bisogno di un'informazione chiedete a lui. C'è un patrimonio. C'è un patrimonio di cultura, non di soldi, di cultura montana. Posso dirlo? Possono chiedere a te. Come no? Volentieri. Le relazioni sono fatte da altri, io le giro volentieri e giro anche le mie volentieri, senza problemi. Questo è il bello della condivisione delle informazioni su YouTube, no? Che in Certo. fondo ci siamo incontrati. Sì, per caso praticamente, cioè per una convergenza di passioni, Di interessi. di interessi. Certo. Ok, dai, allora manca ancora. Allora, qui siamo a circa un terzo di strada, Esatto. abbiamo fatto poco più di 200 metri, la cima la possiamo vedere dietro, quindi pronti via. Ancora 2 ore. Sì, paio d'ore, ancora 2 orette, sì. Un'ora per il rifugio. Tempo giusto per far scendere la nuvola anche questa un'ora volta. Non c'è Sarebbe uno, la seconda. la seconda, non c'è 2 senza 3. Esatto. Ci si riproverà. Esatto. Baita alta di Graham, 1631 metri. Ci fermiamo qui. Noi tra l'altro ci siamo conosciuti, diciamo, molto tempo fa, perché Sì. abbiamo cominciato a parlare degli scarponi. Eccoli qua. Eccoli qua. Eccoli qua. I Mitici famosi, Saleva. Ma c'avevano. i famosi Quando li ho scarponi. allacciati si erano un po' rovinati. Un po'. I famosi scarponi che poi ha comprato anche Sara, quindi Fatto benissimo, c'era il guarda. discorso Fantastici. Io che mi trovo c'aveva quella benissimo. levetta che Sì, mi un avevi detto. gancino nel tirare mi pare questo, nel tirare forte per bloccarlo si era sollevata la linguetta, avevo paura si rompesse, invece poi l'ho un po' picchiata e è tornata a posto, e da allora ormai sono 2 anni quasi. È 2 anni che ci conosciamo tramite YouTube. Sì, sì. Madonna quanto passa il tempo. Sì, davvero. Davvero. Questa è la parte brutta della cosa. Questa è la parte brutta. Ecco il laghetto, Ex. Poverato. fa un po' di caldo. Fa caldo, fa caldo. Qui ci siamo fermati un attimo a questo bivacco. Marco, che è il compare di Federico. Bene, bene. Sì, il bivacco che sfortunatamente oggi è chiuso perché generalmente è gestito da alcuni volontari, però probabilmente il mercoledì, che storicamente è la giornata in cui quelli che non lavorano vanno in montagna. Infatti l'altra volta l'avevamo trovato aperto, ci avevano offerto un ottimo caffè con grappino, Che tra l'altro è molto carino, eh? Molto e invece oggi è chiuso. Credo che abbiamo anche una parte invernale aperta. Qui siamo più o meno a 2/3 di strada, quindi siamo a un buon punto. Tra l'altro Marco, parlando così ora durante questa salita, abbiamo scoperto che abbiamo la stessa passione, cioè l'alpinismo, diciamo, sul ghiacciaio, no? Di salire in cordata sul ghiacciaio. Certo. Hai fatto da Sì, pochi giorni. recentemente ho fatto 2-4.000, ho fatto il Gran Paradiso salendo dal rifugio Chabot e la Capanna Margherita salendo dal rifugio Niscetti. Io ieri ero a Punta Indren, ho trovato una situazione, diciamo, un po' catastrofica. Sì, purtroppo sì. Eh, E direi che poi anche i ghiacciai sopra sono molto crepacciati, crepaci molto aperti, bisogna stare molto attenti. Credo che se continueranno a nevicare come quest'anno bisognerà
se si vuole percorrere questi ghiacciai bisogna ricorrere comunque a dei mezzi artificiali, quindi delle scale, delle passerelle, perché è impensabile poter oltrepassare questi crepacci in sicurezza, ovviamente. In sicurezza. Che fra l'altro l'avevi fatto anche anni prima. Sì, io il Margherita l'ho fatto già 4 volte, l'ultima volta nel 2005 e ho trovato tantissima differenza, soprattutto sia nella parte subito dietro il rifugio, quindi quella più ripida salendo verso il colle dell'Isse, sia anche quella che hai visto, punto crepacciato, sia anche quella che hai visto tu ieri, da Punta Indre arrivare alla Cappella Nifetis, dove avessero 2 ghiacciai. Oggi quello che resta dei ghiacciai è Poltiglia, quindi veramente è così. Ok, ci prepariamo e ripartiamo. Ripartiamo verso la vetta. Bellino, In caso di bisogno hai un Caspita. ricovero invernale. Bellissimo. Mi stava dicendo che anche Marco ha il canale YouTube e lo metto in descrizione, così potete vedere i suoi video. Federico si sta facendo un giro ad anello, quindi praticamente non si passa da questa parte qui. No, non ripassiamo più. L'idea è quando siamo dalla cima, c'è scendendo in questa direzione, cioè come per arrivare qua al bivacco, c'è un bivio, noi andremo a destra e scendiamo dall'altra parte del versante, ritornando alla baita alta di Grem. È bellissimo. Purtroppo il tempo dal punto di vista del video non è il massimo, perché col cielo blu è tutto più bello, però la sensazione che danno queste montagne è veramente unica. Ecco la stella alpina. Si vede la punta della croce di Grem. Manca pochissimo. La nuvola si sta preparando, vedi? È la tua. È la mia nuvola. Fantozzi mi fa una pippa. Queste robe sono veramente tutte da scoprire. La Grignetta praticamente si può vedere dalla cima. Dalla cima, in quella direzione lì. Se si vede. Noi qua abbiamo da questa parte la Val Seriana, che gira così, e dall'altra parte la Brambana. In quella direzione là abbiamo il Lechese. C'è di buono che siamo arrivati, Federico. Quello è vero. Finalmente ci siamo incontrati. Quello è vero. E siamo saliti qua su questa cima con la tua classica nuvoletta, La mia classica nuvoletta, per fortuna alta, che è tanta roba. perché qua te non vedevi nulla quando Vedi in si Valpadana, non si vedeva quasi la croce. quindi quantomeno oggi siamo fortunati. Oggi siamo più fortunati. Sto mangiando. Ma che il video ho sbagliato il video. Il bello della diretta, esatto. doveva essere la foto. Vabbè. È un video serio. Ora tutte le indicazioni per fare questo stupendo itinerario. Si lascia la macchina al passo di Zampla, dove il pullman ha fatto come sottofondo musicale all'inizio del video. Si prende il sentiero 223-338. Al bivio poi si prende il sentiero 223 che passa dalla baita alta di Grem. Dopo si incontra la baita Mistri. Si raggiunge la bocchetta di Grem e via Cresta, girando a sinistra, si raggiunge la vetta. Si scende lungo la cresta e si chiude un anello alla baita alta di Grem. Da lì, stesso sentiero in discesa fino alla macchina. Troverai tracce GPS e relazioni di Federico sul sito www.arrivalnonno.it. Qui siamo invasi dai tafani oggi, che sono veramente noiosi, perché soprattutto io che ho pantaloncini corti, voi fortunatamente Quando è nuvolo così, sono veramente
Questa però è la vecchia scuola. No, questa è la nuova scuola, assolutamente sì. Anche Toscano non fumavo 4.000 metri. Una bella grappina dietro. Quella nostra. Io, salute, io sono veramente contento di avervi incontrato entrambi. È il bello di YouTube, questo qui. È veramente bello. Il lato positivo del web. È il lato positivo del web, perché veramente ho incontrato due persone che amano la montagna Sì, sì. e si condivide, ho visto tantissime cose su questo, quindi sono veramente felicissimo di avervi incontrato, sono felicissimo di essere stato qui sulle Orobie, che veramente Sono belle, vero? sono belle. Bene, per oggi è tutto, ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video, di lasciare un bel commento. Ciao da me, Ciao! da Federico Ciao, e da sono Marco. Marco. Ciao!